Amici del Portale del Verde, eccoci qui, guardate che meraviglia, oggi mi sento davvero fortunato perché sono appena tornato dalla Varesina Orchidee e Gioele ha voluto farmi un regalo, lo ringrazio pubblicamente, mi ha fatto questo splendido regalo per mia madre, mi ha fatto scegliere 3 orchidee e le ho scelte tutte e 3 uguali, ho scelto queste scarpette di Venere, alla faccia della scarpetta io dico guardate la grandezza di questo fiore, questi sono degli ibridi americani che sono arrivati in Italia negli anni 60, quindi la scarpetta di Venere più conosciuta agli inizi del secolo scorso, negli anni 30 come Paphiopedilum insigne, dopo ha preso il nome proprio della scarpetta di Venere. E questi sono 3 ibridi, uno più bello dell'altro, guardate la bellezza di questo fiore cerato, perché quando noi lo tocchiamo sentiamo proprio questa specie di cera, è molto bello anche al tatto, al di là che non bisogna toccarli troppo i fiori, ma guardate la magnificenza proprio anche dei colori, guardate questo che spettacolo che è. Quindi Gioele, che mi ha visto particolarmente attirato durante le riprese video che abbiamo fatto stamattina, insomma mi ha visto particolarmente preso, mi ha detto te scegliene 3 per la tua mamma e oggi ripeto sono un uomo felice. Ho preso l'occasione anche per raccontare qualcosa in più su questa orchidea così bella e speciale. Allora diciamo subito che questa è un'orchidea che viene data fra le orchidee tra virgolette semplici da coltivare, un po' come la Phalaenopsis, ha parecchie cose in comune. Il fiore, cominciamo dal fiore, fiorisce una volta all'anno. La cosa bella è che questo fiore dura circa, pensate, 3 mesi, quindi noi avremo una fioritura che dura appunto 3 mesi, alla fine dell'anno e dopo la fioritura andremo a fare il rinvaso va fatto tutti gli anni, questa è una cosa molto importante su cui Gioele ha proprio puntualizzato, bisogna andare a cambiare il bark, dargli una bella ripulita a tutte quelle che possono essere le radici che magari sono seccate, o addirittura magari possiamo trovare anche qualche radice un po' scura, un po' marrone che sta marcendo, dobbiamo andare a fare questa pulizia, cambiamo il bark e la nostra scarpetta di Venere sarà pronta per una nuova fioritura. Dicevamo prima che possiamo metterle anche vicino alle nostre Phalaenopsis, la luce più o meno che vogliono le scarpette di Venere è simile a quella della Phalaenopsis e questa tollera anche una temperatura minore, quindi se la Phalaenopsis la teniamo sui 20 gradi, 18-20 gradi, questa può scendere anche fino ai 15. Attenzione, d'estate la cosa bella che noi possiamo fare è portare all'esterno queste piante le metteremo all'ombra di altre piante o comunque in una zona dove non arrivi il sole. Ombra d'estate, ma attenzione, in inverno hanno bisogno di luce, quindi dovremo cercare un locale veramente molto luminoso perché, così come abbiamo imparato guardando il video di Gioele, è il fattore numero 1, cioè ci sono tanti fattori che portano alla fioritura o alla non fioritura delle orchidee. La temperatura, le bagnature, la concimazione e infine la luce. L'ho messa all'ultimo posto, ma invece abbiamo imparato attraverso i video soprattutto di Gioele che è al primo posto, quindi se la nostra orchidea, in questo caso la nostra scarpetta di Venere, non porta il fiore dopo un anno, vuol dire che molto probabilmente non vi è abbastanza luce. Questo è un campanello d'allarme che non ci deve demoralizzare, ma ci deve far capire che dovremmo mettere la nostra bella orchidea in una posizione più luminosa e poi avere pazienza. La regola delle 3P, ovvero passione, pazienza e soprattutto perseveranza, qui alla fine vince sempre. Parlando di concimazioni, la scarpetta di Venere vuole la metà del concime della Phalaenopsis, quindi se per la Phalaenopsis usiamo 1 grammo per litro, stiamo parlando di un concime bilanciato 20-20-20, per la scarpetta di Venere basta mezzo grammo. Le concimazioni andranno fatte ogni 3 bagnature, vuol dire che ne faremo 2 normali e una con l'aggiunta del concime. Questa bella orchidea che proviene dall'Asia, dalla Malesia, dal Sumatra, questa è la zona da cui proviene appunto la scarpetta di Venere, è un'orchidea che si può propagare abbastanza facilmente con la divisione del rizoma. Questo avviene nel mese di febbraio, proprio come adesso sto registrando questo video, questo è un momento buono per fare la divisione.
Ultima cosa da dire, e poi qui chiudiamo, riguarda le malattie. È una pianta che non è molto attaccata da malattie, se non le solite. La prima, in primis la cocciniglia cotonosa, e poi la seconda sono le malattie fungine. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando andiamo a bagnare, a non bagnare troppo. Ricordiamoci sempre, come ci insegnano i vivaisti, a prendere le orchidee così per le orecchie, come dicono loro, e sentire il peso del vaso. Il vaso deve essere veramente leggero quando noi andiamo a bagnare. La troppa acqua può portare appunto all'insorgere di malattie fungine, e da lì, ahimè, la morte anche della nostra orchidea. Io come sempre spero di esservi stato utile, d'aiuto. Vi invito come sempre a mettere un bel pollice all'insù. Fatemi sapere se anche voi avete in casa delle scarpette di Venere e come vi siete trovati. Ciao, alla prossima!